Ciao a tutti, benvenuti su Mentitaro. Con questo nuovo interattivo esploreremo oggi le nostre convinzioni limitanti, o meglio, una di esse, perché normalmente una persona ha più convinzioni che ne limitano l'azione e il pensiero. Una breve introduzione sulle convinzioni limitanti. Sono quelle assunzioni, quei presupposti che noi alberghiamo nella nostra mente e che limita le azioni. Per dire, non sono in grado di fare un certo tipo di lavoro, non potrò mai raggiungere un certo tipo di obiettivo, il nostro rapporto con il denaro, se è positivo o meno. Altre volte può essere anche a livello proprio sentimentale, non sono fondamentalmente in grado di essere amata perché non me lo merito, e questo ci porta poi ad agire in maniera automatica e robotica verso un certo corso di azione che appunto ci limita. Ed è un lavoro molto importante da fare. In questo caso ovviamente ne esploreremo solo una e vedremo come le carte ci spiegano appunto che tipo di convinzione ci sta limitando, come influenza la nostra vita e i suggerimenti che ci danno per andare oltre questo tipo di limite. Come al solito abbiamo tre mazzetti, potete stoppare il video per scegliere quello che più vi comunica. Il primo è con il quarzo fumé, il secondo con la calcite arancio e la terza con l'opale bianco. Una volta scelto il mazzetto potete scorrere il video fino alla parte che vi riguarda. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci venuti al primo mazzetto, quello del quarzo fumé, e vediamo subito cosa ci dicono le carte riguardo alla convinzione limitante di questo gruppo di persone. Vediamo. C'è questa immagine di una donzella, mi sembra femminile, sì, che è rinchiusa in una torre. Quindi come primo messaggio che arriva è che la vostra convinzione è di essere appunto limitati nelle vostre azioni, non riuscire a manifestare i vostri desideri sul piano pratico, siete distanziati dalla realtà e quindi impossibilitati ad agire. Vediamo un po' con i tarocchi e abbiamo la temperanza, che indica appunto un approccio alla vita. Questa è una bella carta, però appunto indica un approccio alla vita non di grandi ambizioni. Appunto, siete in un periodo della vostra vita in cui non pretendete molto da voi stessi, come dire, volate basso, pensate appunto che non potete pretendere più di tanto e quindi limitate i vostri desideri, limitate i vostri obiettivi. Vediamo un po' come questo può limitare, sta limitando la vostra vita in questo momento. E abbiamo il 4 di denari, il giudizio, Gerecht, e il sole. Limita questa convinzione, vi limita nel senso che non date ascolto alla vostra vocazione, perché appunto la carta del giudizio indica una specie di chiamata interna che vi farebbe appunto essere in pace con voi stessi, vi potrebbe, secondo sempre le carte, aiutare a realizzare i vostri desideri interni,
il sole è una carta molto promettente, però appunto voi vi frenate, siete molto attaccati a quello che avete, non rischiate, non vi sentite appunto in grado di andare oltre la vostra realtà, vi ponete dei limiti. Appunto perché non rischiate, non vi accontentate, ecco, per un certo verso, appunto perché pensate appunto internamente di non avere le capacità per andare appunto oltre i limiti che vi autoimponete per un certo verso. Vediamo i suggerimenti delle carte. C'è il 10 di bastoni, il 10 di denari e la carta dell'appeso. Secondo le carte dovete appunto chiudere anche volendo un ciclo, perché queste sono le carte di 10, quindi indicano appunto la chiusura di un ciclo. Se avete raggiunto, diciamo, uno stadio per il quale non potete andare oltre con questo approccio, semplicemente potete soltanto affaticarvi, dovete assolutamente, secondo sempre le carte, cambiare punto di vista, liberarvi le mani e lavorare per i vostri obiettivi, nel senso che secondo appunto le carte, se riuscirete a sbloccare questo convincimento e per un verso appunto esserne coscienti, analizzare la vostra vita, perché questo è il lavoro che si fa una volta visto con le carte, poi si cerca di notare appunto i pensieri che corrispondono a questo tipo di atteggiamento mentale e quindi fare una specie di autoanalisi, in modo da portare alla mente cosciente questi automatismi psicologici che derivano, nascono a livello subconscio, attraverso molta fatica, ovviamente, perché appunto evidentemente andare oltre i propri limiti mentali, rischiare, implica anche una grande fatica psicologica e non solo fisica. Riuscirete a raggiungere appunto la manifestazione dei vostri desideri, però appunto implica un grosso atteggiamento, un grosso lavoro introspettivo che vi porterà a cambiare punto di vista, appunto perché l'appeso suggerisce appunto il cambiare punto di vista, prendervi magari una pausa di riflessione, non dovete agire immediatamente, ma comunque lavorare su voi stessi e cercare di magari con la meditazione, perché appunto l'appeso è anche una forma, è una carta che richiama molto il concetto di meditazione. Quindi con la meditazione, con altre pratiche, cambiare atteggiamento, ritrovare sicurezza in voi stessi, e poi con lavoro pratico, molto lavoro pratico, come suggerisce il 10 di denari, potrete manifestare quello che volete, perché le qualità le avete secondo le carte, semplicemente voi limitate i vostri desideri. Ecco, questo è il concetto suggerito dalla temperanza e dalle altre carte, soprattutto il 4 di denari. State limitando i vostri desideri appunto perché non ve ne sentite in grado, vi sentite come imprigionati dalle circostanze, però appunto in realtà è più una credenza vostra, un pensiero che vi limita. In realtà potreste uscire dalla torre, però appunto dovete vedere, cambiare approccio. Vedete com'è curioso che come queste due carte si corrispondano l'un l'altra, perché anche nella carta di questa torre la terra sta al posto del cielo, no? Quindi quello che suggerisce appunto che ovviamente la donzella
guarda in basso e sembra anche un po' smarrita perché non vede appunto la terra, e quindi vi sta suggerendo, come nel caso della carta dell'appeso, di ribaltare la visuale, e troverete appunto le risorse necessarie per manifestare quello che volete. Quindi per le persone che hanno scelto questa variante, appunto c'è un lavoro psicologico da fare. Cercate di capire se effettivamente state limitando appunto i vostri desideri, la vostra visuale, soprattutto se potete cambiare questo approccio mentale, perché nel caso appunto sarebbe un beneficio per voi, in quanto potreste sicuramente, seguendo quello che effettivamente avete dentro di voi, questa specie di chiamata rappresentata dalla carta del giudizio, potrete appunto ottenere la realizzazione di quello che volete. La carta del sole è una carta di leadership, una carta di sicurezza di se stessi, quindi una volta che scegliete di seguire appunto quello che vi comunica il vostro io più profondo, sarete anche sicuri di quello che state facendo e quindi sicuri di voi stessi e di averne la capacità. Bisognerebbe appunto fare un attimo un salto di qualità e rischiare un po' e non attaccarvi a quello che avete appunto. Per questa piccola lettura è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella per non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ed eccoci arrivati al secondo mazzetto, quello della calcite arancio, e vediamo un attimo che cosa dicono le carte sulla convinzione che limita le persone che hanno scelto questa variante. Abbiamo la carta che c'è una figura, vede una figura, una bambina sembra, su un cavallo bianco, che oltrepassa delle macchine bloccate nel traffico. Ho come la sensazione che appunto le persone che hanno scelto questa variante vorrebbero appunto elevarsi al di sopra della vita rutinaria di cui fanno parte, o comunque insomma elevarsi un po' al di sopra della massa e poter quindi sbloccarsi, perché si sentono appunto bloccate nel traffico e non riescono appunto a oltrepassare questi ostacoli che hanno davanti a loro, e allo stesso tempo hanno come il desiderio di voler appunto avere una vita più elevata rispetto alla routine quotidiana. Andiamo un attimo con i tarocchi. 4 di denari. 4 di denari implica un atteggiamento appunto legato molto alla materialità, i possedimenti che uno ha. Vedete, quest'uomo si avvinghia un po' come un po' la paura di perdere ciò che si ha appunto. Quindi siete il vostro limite, la vostra paura che vi limita dall'appunto avere una vita più connessa con voi stessi, più per alcuni più spirituale, per altri comunque più interessante, più dinamica, è appunto la perdita della sicurezza. Allo stesso tempo avete appunto la paura di perdervi in questa quotidianità che vi consuma tutti i giorni. Questa è un po' la paura. Vediamo un po' come influenza nella pratica la vostra vita. Abbiamo l'asso di spade,
il Cavaliere di Denari e il Giudizio. Dovete, secondo le carte, prendere come una direzione ben precisa, una decisione che vi spinge ad andare avanti e seguire appunto qualcosa che vi chiama dentro, però lo fate con molti cioè coi piedi di piombo, perché il Cavaliere di Denari appunto è un'energia molto lenta, molto calcolatrice, molto posata, legata molto anche in questo caso al 4 di Denari. Voi appunto avete questa paura di perdere le certezze che avete già, e quindi questo Cavaliere di Denari, questa energia lenta e pesante, limita molto l'asso di spade, che è una decisione che avete preso da tempo, quello di appunto andare al di sopra della routine, della quotidianità, di seguire appunto magari delle passioni che avete, oppure un lavoro più interessante, o comunque delle attività che sono molto in linea con voi stessi, come indica appunto il Giudizio, però ci state andando molto piano, appunto perché avete questa paura di perdere la sicurezza, la stabilità che avete costruito fino a adesso. Vediamo i consigli delle altre carte. E abbiamo il Re di Bastoni, il 9 di Spade e un altro Re, quello di Denari. Questo 9 di Spade, circondato dai due Re, mi fa proprio pensare che appunto in questo momento siete proprio bloccati dalla paura, rappresentata appunto dal 9 di Spade, un'ansia che appunto, proprio siccome sta sotto il Cavaliere di Denari, riesce a porre dei freni sul vostro cammino. Non avanzate velocemente, appunto perché siete molto ansiosi e anche un po' spaventati. I due Re ai lati suggeriscono appunto che in realtà voi avete le qualità per fare la vita che desiderate, per seguire la vostra ispirazione, come quella suggerita appunto dalla carta del Giudizio, ma dovete appunto fare forza su queste qualità, che sono sicuramente il carisma, la leadership. Avete, secondo il Re di Denari, la capacità di mantenere la stabilità che avete, di costruire anche di più sul piano materiale e pratico, perché appunto il Re di Denari è una persona che è di successo, una persona che riesce ad amministrare le proprie proprietà, i propri averi, a concretizzare la propria volontà, la propria visione, e fare forza anche sulle qualità del Re di Bastoni, ovvero appunto molto carisma, una forte leadership, una sicurezza di se stessi molto grande, e soprattutto anche appunto una capacità visionaria che vi caratterizza. Quindi secondo le carte la vostra strada vi porterebbe naturalmente a manifestare quello che è più in linea con voi stessi, come dice il Giudizio, però appunto siete rallentati, siete bloccati da delle paure che potrete appunto
diminuire se vi rendete conto delle qualità che avete e delle possibilità che queste qualità vi danno. Questi due re sono molto chiari da questo punto di vista. Avete sia il carisma, sia la leadership, sia la forza manageriale per non perdere appunto la sicurezza che avete ottenuto, che avete accumulato, che avete conquistato fino adesso, magari anche con fatica. È una scelta comunque di vita che avete interiormente già fatto, state solo appunto prendendo tempo per soppesare e appunto decidere come muovervi. Però appunto secondo le carte non dovreste dimenticare la vostra spinta interna, che è quella di elevarvi un po' dalla vita di tutti i giorni, la vita quotidiana, trovare appunto il vostro, la vostra realizzazione interna. Se questa piccola lettura vi è stata utile, vi ha dato degli spunti di riflessione, mettete il like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella per non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'opale bianco, e vediamo un po' cosa ci dicono le carte per questa terza variante. C'è un serpente colorato, anche un po' aggressivo, che racchiude dentro la sua bocca una città. Non so se si vede bene, sì. È come se voi voleste raggiungere quella città, quel traguardo, ma siete spaventati perché appunto sta all'interno di questo serpente, quindi non riuscite a toccare il vostro obiettivo, ne siete spaventati, anche una sorta di panico vedo sinceramente. Vediamo un po' con la carta dei tarocchi, il 10 di denari. È come se magari per alcuni di voi appunto questa paura ha radici lontane di tipo materiale che derivano magari dal vostro entourage, dalla vostra famiglia. È come se voi vi sentiste limitati appunto dal vostro ambiente, che apparentemente appunto vi dà, cioè concretamente vi dà sicurezza, vi dà supporto, una rete appunto di aiuto, però allo stesso tempo vi spaventa, vi impedisce appunto psicologicamente di raggiungere la destinazione che volete. Siete proprio spaventati perché appunto l'idea del serpente è appunto un animale che ci fa paura sostanzialmente. Vediamo un attimo con i tarocchi. Abbiamo il re di denari, il re di coppe e il cavaliere di coppe. Beh, sicuramente riguarda il vostro entourage, se non la vostra famiglia, perché ci sono tanti caratteri su questa stesa, e quindi vi sentite un po' condizionati da delle persone di autorità che sicuramente sono positive per voi, ma allo stesso tempo appunto vi limitano. Una è rappresentata appunto dal re di denari, quindi una persona che magari ha un potere di tipo economico o pratico nella vostra vita. Un altro è una persona a cui siete molto legati affettivamente e che comunque è una persona positiva per voi, che è
Re di coppe, però allo stesso tempo appunto evidentemente vi condizionano e non vi lasciano liberi da percorrere la vostra strada, o almeno questo è quello che sentite voi. Non è che per forza debba essere reale, è più un limite che vi siete posti voi stessi, e voi come cavaliere di coppe vorreste appunto andare verso questi nuovi traguardi, questa specie di tesoro che sta all'interno della bocca del serpente, però appunto siete molto legati, molto anche affettivamente legati alla vostra realtà, e quindi questo crea appunto dei conflitti interni. Vediamo i suggerimenti, le carte. Abbiamo l'8 di spade, il 7 di denari e poi il 9 di spade. Sì, queste due sicuramente richiamano l'idea degli attacchi di panico, della paura, del sentirsi imprigionati, portata avanti dall'immagine del serpente, perché appunto l'8 di spade da un certo punto di vista sottolinea il fatto che voi vi sentite imprigionati psicologicamente, e il 9 indica appunto anche una paura, un'ansia che avete dentro di voi. Le carte suggeriscono di avere pazienza, perché il 7 di denari è una carta di qualcuno che ha comunque posto dei semi, ha piantato dei semi e deve semplicemente essere fiducioso che questi appunto maturino e portino appunto dei frutti. Ci vorrà tempo, per un po' di tempo avrete comunque questa situazione di disagio, però appunto i semi sono stati piantati e i frutti arriveranno. Nel frattempo appunto dovreste cercare di con questa fiducia nei semi che avete piantato di sentirvi di essere un pochino più razionali, più radicati a terra, e non lasciarvi condizionare dalle vostre paure, perché appunto la sicurezza, la rete che avete attorno a voi non è tanto reale quanto più che altro psicologica, perché il 9 di spade indica più che altro delle paure interne, non tanto basate sulla pratica. Voi avete l'intenzione di andare avanti per la vostra strada, le carte vi supportano dicendo appunto semplicemente che ci vorrà un po' di tempo per ottenere, per raggiungere i vostri desideri, i vostri obiettivi, che sono appunto rappresentati da questa cittadella dentro la bocca del serpente. Il serpente è un po' come le vostre si avvinghia, no? Il serpente è un po' come i vostri come si dice, giri mentali, no? Pensieri che in circolo vanno e creano ulteriori ansie. Ecco, di spezzare questa catena di pensieri negativi, semplicemente guardare davanti a voi e cercare appunto di trovare la sicurezza interna basata sulla convinzione che comunque state andando nella direzione giusta, visto che i semi sono stati piantati e la pianta sta crescendo. Se questa piccola lettura vi ha dato degli spunti di riflessione, vi è stata utile, mettete il like al video, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi, e noi ci vediamo. Ciao!